Un amico anni fa mi ha fatto dono di una tavola Ouija personalizzata. Ma c'è una cosa strana. La mia tavola deve essere difettosa perché quando la uso e la planchette comincia a muoversi, tra tutti gli spiriti defunti che mi contattano non c'è traccia di principi, grandi eroi o personaggi illustri. Si palesano solo spiriti di gente mezza matta, assurda, le anime di persone eccezionali ma spesso dimenticate o emarginate. Vediamo chi mi contatterà oggi. Tu che vaghi nelle tenebre opache del limbo, qual è il tuo nome? La vittima? Grapp Paul Joseph, nato il 30 agosto 1891 nella Haute-Marne, domiciliato al numero 34 di Rue de Bagnolet, deceduto per colpo di arma da fuoco il 28 luglio 1928. Il colpevole? Landy Louise Gabrielle, nata il 10 marzo 1892 a Parigi, coniuge Grapp. Questa è la fine della vita di Paul Grapp, ma ciò che si scopre risalendo indietro negli anni a partire dalle carte processuali è davvero stupefacente. Quando Paul arrivò a Parigi negli anni 10, la Ville Lumière per un giovane proveniente dall'Alta Marna era innanzitutto una promessa. Certo, il ventenne Paul Grapp faticava, come tutti, ad arrivare a fine mese. Non aveva ricevuto un'educazione vera e propria, ma la vitalità incontenibile che avrebbe caratterizzato tutta la sua esistenza lo spinse a darsi da fare. Con determinazione si impose di studiare e diventò ottico. Seguiva anche dei corsi di mandolino, frequentando i quali conobbe Louise Landy e nel 1911 convolarono a nozze. Poco dopo Paul dovette partire militare, ma riuscì a farsi assegnare di guardia ai bastioni di Parigi, in modo da restare vicino alla sua Louise. In breve tempo si distinse diventando caporale. Passarono i 2 anni di servizio militare richiesti e Paul pensava ormai di avere chiuso i suoi conti con l'esercito. Ma le nubi della guerra si stavano addensando e tutto precipitò velocemente. Nell'agosto del 1914 Paul Grapp venne spedito al fronte contro la Germania. Il 102esimo reggimento fanteria si muoveva costantemente perché il fronte non era ancora ben definito. Arrivarono i primi confronti con il nemico, all'inizio piccole scaramucce, in seguito ecco i primi feriti, il primo morto. E infine fu battaglia vera e propria. Per la Francia la fase più sanguinosa dell'intero conflitto mondiale fu proprio questa iniziale, chiamata Battaglia delle Frontiere, che contò centinaia di migliaia di morti, più di 25.000 nella sola giornata del 22 agosto 1914. Paul Grapp era in prima linea e quando arrivò l'inferno se lo trovò davanti in tutta la sua brutalità devastante. Venne ferito una prima volta alla coscia, a fine agosto, curato e rimandato in trincea in ottobre. Ora la situazione però era cambiata, il fronte si era stabilizzato, ma le battaglie non erano meno pericolose. In un sanguinoso scontro a fuoco Paul rimase ferito nuovamente, questa volta all'indice destro. Ecco, colpito da un proiettile su un dito. Il sospetto di automutilazione era forte nei suoi confronti e in momenti simili non si usavano particolari gentilezze per chi commetteva un atto simile. Paul rischiava la condanna a morte e l'esecuzione sommaria sul campo. Ma alcuni compagni d'armi testimoniarono in suo favore e Paul evitò il tribunale di guerra. Fu trasferito in convalescenza a Chartres. Passò dicembre, poi gennaio, febbraio, marzo. 4 mesi per guarire dalla ferita di un solo dito cominciarono a sembrare troppi e i superiori sospettarono che Paul in realtà stesse volontariamente riaprendosi le ferite, come facevano molti altri soldati. Nell'aprile del 1915 gli fu intimato di tornare al fronte. E fu qui che, di fronte alla prospettiva di ritrovarsi nuovamente in quel limbo terribile fatto di filo spinato, fango, proiettili fischianti e colpi di cannone, Paul prese la decisione che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Scelse di disertare. Uscì dall'ospedale militare e invece di recarsi in caserma prese il primo treno per Parigi. Possiamo soltanto immaginare lo stato d'animo di Louise a questo punto. La gioia di sapere suo marito sano e salvo, lontano dalla guerra,
e l'angoscia che tutto potesse finire ancora peggio da un momento all'altro se fosse stato scoperto. In quella primavera del 1915 l'esercito aveva un disperato bisogno di reclute, perfino i riformati venivano mandati al fronte e di conseguenza erano raddoppiati anche gli sforzi per trovare i disertori che mancavano all'appello. Al domicilio della suocera, dove Paul era nascosto, fecero irruzione le guardie per ben 3 volte, senza riuscire a trovarlo. Dal canto suo, Paul, che aveva sempre avuto uno spirito impetuoso e indomito, non sopportava la pressione della clandestinità. Era costretto a vivere da un vero e proprio recluso, senza arrischiarsi a mettere il naso fuori dalla porta. Anche soltanto camminando per le strade di Parigi un ventenne avrebbe destato sospetti in quel periodo, visto che, a parte forse qualche impiegato di qualche ministero, tutti i giovani maschi erano a combattere. Un giorno, vinto dalla noia, per scherzare un po' con Louise, Paul scelse uno degli abiti di sua moglie e lo indossò. Ed ecco l'illuminazione. Perché non provare a travestirsi da donna? Louise e Paul fecero una prova, lui si rasò molto attentamente, sua moglie gli mise un filo di trucco, aggiustò i vestiti femminili, gli infilò in testa un cappellino da signora. Non era un travestimento perfetto, ma forse poteva funzionare. Trattenendo il fiato, i due uscirono in strada, camminarono un po' per la via, con finta disinvoltura, si sedettero a un bar e si accorsero che la gente non sembrava notare nulla di strano in quelle due amiche che si godevano il loro aperitivo. Rientrando sentirono un brivido nel notare un uomo il cui sguardo intenso era puntato fisso verso di loro, finché l'uomo non lanciò un fischio di ammirazione. Era la prova definitiva. Paul nei panni femminili era abbastanza convincente da ingannare perfino l'occhio attento di un tombeur de femme. Da quel momento per il mondo esterno i due divennero una coppia di donne che vivevano assieme. Paul comprò dei vestiti, assunse una pettinatura più femminile, imparò a modificare la sua voce. Cominciò a farsi chiamare Suzanne Langard. Per chi assume una nuova identità, la scelta del nome ha evidentemente sempre un peso particolare, quindi ci si è anche chiesti se Langard volesse dire colui che protegge, Garde, Landy, sua moglie. Ora che Paul, cioè Suzanne, poteva uscire a volto scoperto, era in grado anche di contribuire alle entrate. Mentre Louise lavorava in un'azienda che produceva materiali didattici, Suzanne prese impiego come operaia in sartoria. La guerra finalmente finì. Paul avrebbe voluto uscire dalla clandestinità, ma era ancora in pericolo. Come facevano molti altri disertori all'epoca, anche la nostra coppia partì per la Spagna, che era un paese neutrale, poi eccoli di nuovo a Parigi nel 1922. Quando tornarono però l'atmosfera nella capitale era cambiata. Appena entrata nei cosiddetti anni folli, era una città che voleva ad ogni costo dimenticare la guerra e dunque ribolliva di novità, di avanguardie artistiche, di piaceri senza freno. Louise e Suzanne si accorsero che in fondo potevano sembrare soltanto altre due garçon, ragazze alla moda che ostentavano un taglio di capelli un po' maschile e indossavano i pantaloni, scandalizzando i borghesi. Louise dipingeva soldatini di piombo la sera per guadagnare qualche soldo extra. Paul invece non trovava occupazione, la sua insaziabile voglia di vita lo spinse a frequentare il Bois de Boulogne, un parco pubblico che in quegli anni era un noto punto di incontro per l'amore libero. Vi si davano appuntamento scambisti, prostitute, magnaccia, libertini. Ci si è anche chiesti se Paul nei panni di Suzanne si prostituisse per portare a casa un po' di denaro. Forse no, in ogni caso diventò una delle regine del Bois. Da quel momento le sue giornate divennero affollate di rapporti occasionali, orge, amanti sia femminili che maschili, perfino annunci in codice sui giornali. Paul provò anche a convincere Louise a partecipare a questi incontri erotici, ma non fece che alimentare i primi conflitti all'interno della coppia. Ma la sete di esperienze non si fermava qui. Paul, nei panni di Suzanne Langard, nel 1923 è fra le prime donne a saltare con il paracadute. Nel gennaio del 24 finalmente arrivò la tanto attesa amnistia. La mattina stessa della notizia, Paul scese le scale vestito da uomo, senza più trucco sul volto. La portiera del condominio, quando lo vide uscire, rimase scandalizzata. «Madame Suzanne, siete diventata matta?» «Non sono Suzanne, sono Paul Grapp e vado a dichiararmi disertore per l'amnistia».
A quel punto, quando le autorità seppero del suo caso, anche la stampa ne venne a conoscenza. Qualche quotidiano titolò "Il travestito disertore" e arrivarono le prime discriminazioni. Paradossalmente, proprio ora che si scopriva che lui era un uomo e quindi le due presunte lesbiche erano in realtà una normale coppia, perfino sposata, Paul e Louise vennero sfrattati. Il Partito Comunista si mobilitò per difendere questi due proletari vittime dei pregiudizi e in breve Paul si ritrovò al centro di un estemporaneo dibattito sociale. La piccola notorietà che lo investì gli diede forse alla testa. Convinto di poter diventare una celebrità o di avere magari qualche chance come attore, cominciò a distribuire fotografie autografate che lo ritraevano nei panni sia maschili che femminili e ingaggiò perfino un agente. Ma la storia mirabolante delle sue imprese Paul la raccontava sempre più spesso nei bar per farsi offrire un goccetto, mostrando a tutti l'album di fotografie di quando era Suzanne. Cominciò a bere non meno di 5 litri di vino al giorno, perdeva un lavoro dietro l'altro e anche in casa divenne aggressivo. Il suo ritorno alla mascolinità, quella stessa virilità che l'aveva condannato all'orrore della trincea, portò con sé la violenza. Prima della Grande Guerra non c'era stato in lui indizio né di bisessualità né di tendenze aggressive, ma molto probabilmente l'eco dei traumi subiti sul campo di battaglia ebbe la sua parte nella ripida discesa di Paul Grapp nell'alcolismo, nella brutalità e nella confusione. Ormai spendeva tutto lo stipendio della moglie per ubriacarsi, gli episodi di violenza domestica si moltiplicavano. Louise, in un disperato tentativo di riconciliazione, accettò di prendere parte ai giochi sessuali del marito e per compiacerlo, almeno a quanto dichiarò più tardi nella sua deposizione, prese come amante un aitante giovanotto spagnolo di nome Paco. Ma il volubile Paul non apprezzò lo sforzo e cominciò a essere infastidito dalla presenza di questo terzo incomodo e quando le intimò di lasciare Paco, Louise invece lasciò lui. Da questo momento la loro storia divenne simile a quella triste risaputa di tante coppie allo sbando. Lui la trovò a casa di sua madre, la minacciò con una pistola, la supplicò di tornare a casa con lui. Lei cedette, ma poco dopo scoprì di essere incinta, ma non sapeva se era incinta di Paul o dell'amante Paco. Nel dicembre del 1925 il bambino vide la luce e Louise volle chiamarlo Paul, evidentemente per rassicurare il marito della paternità. I tre vissero qualche mese di serenità come una vera famiglia. Paul ricominciò a cercare lavoro e cercò di limitare l'alcol, ma non durò. Le crisi ricominciarono, le violenze anche, fino alla notte dell'omicidio, in cui l'uomo minacciò perfino di fare del male al bambino. Louise allora pose fine ai giorni di Paul con 2 pallottole in testa e poi corse al comando di polizia a costituirsi. Il processo ebbe una certa eco mediatica per via dei toni sensazionalistici della vicenda. L'imputata, la moglie che aveva freddato il travestito disertore, era difesa dal famoso avvocato Maurice Garçon. Accadde che mentre Louise era incarcerata il bambino morì di meningite. Da una parte l'avvocato puntò quindi sulla carta della vedova, che adesso era anche una madre in lutto, una vittima della violenza coniugale che aveva dovuto uccidere il marito per proteggere il figlioletto malato, e dall'altra tentò di minimizzare il problema che la donna fosse stata anche complice della diserzione, del travestitismo, dei comportamenti scandalosi del marito. Nel 1929 Louise Landy fu dichiarata innocente, avvenimento piuttosto raro nei processi per omicidio del coniuge. Da quel momento Louise sparì da qualsiasi cronaca, di lei non si seppe più nulla se non che si risposò e infine morì nel 1981. La storia di Paul Grapp, con tutto ciò che suggerisce su quell'epoca travagliata, sui traumi dei combattenti, sui conflitti interni che il genere sessuale comporta, è stata scoperta da Fabrice Virgili e raccontata nel suo libro La Garçonne et l'Assassin, e ha dato vita anche a un fumetto di Chloé Cruchot intitolato Poco raccomandabile, che vi linko qui sotto.